Antipolitica è chiamare le guerre missioni di pace, l'impunità garantismo, la legalità giustizialismo, la prescrizione assoluzione, l'inciucio dialogo, i fischi terrorismo, i bordelli cene eleganti, le orge gare di burlesque. Antipolitica è dire a mia insaputa. I pentiti non esistono. Esistono gli imputati, i quali sono liberi di scegliere fra tre strade: tacere, parlare mentendo, parlare dicendo la verità. Antipolitica è travestire 4 banchieri da tecnici e nominarli ministri. Antipolitica è celebrare Falcone e Borsellino e poi trattare con la mafia o chiedere i voti alla mafia o stringere la mano ad Andreotti, a Cosentino, a Cuffaro, a Lombardo, a Dell'Utri. Premier multitasking, cronista multilinguing. La politica non è un mestiere, è un servizio. Ma nel senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi. Il non voto, anche se massiccio, non viene tenuto in minimo conto dalla partitocrazia, anche se gli elettori fossero 3 in tutto, i partiti se li spartirebbero in percentuale per stabilire vincitori e vinti. Politica è dire sempre noi e mai io. Antipolitica è andare solo a porta per non rispondere mai a una domanda. Politica è difendere il dissenso delle minoranze, perché le maggioranze si tutelano da sole. Chi ci ha ingannati tradendo il dovere di informarci ha le stesse colpe di chi ci ha sgovernati promettendo di salvarci. Antipolitica è difendere la famiglia contro le coppie di fatto e averne 3 o 4 di famiglie, di fatto. Antipolitica è fondare un partito per non finire in galera e non fallire per debiti. Antipolitica è usare come ufficio di collocamento per amici, parenti e amanti il Parlamento, i giornali, le autorità indipendenti, le ASL, gli ospedali, le aziende pubbliche, le società miste, le banche, gli istituti culturali, la RAI, il cinema e perfino la fiction. Le vittime della censura non sono soltanto i personaggi imbavagliati per evitare che parlino. Sono anche, e soprattutto, milioni di cittadini che non possono più sentire la loro voce per evitare che sappiano. Antipolitica è sfilare al Family Day e poi andare a puttane. Gli ostacoli più micidiali all'attività dei servitori dello Stato sono i mafiosi di Stato, quelli che indossano abiti istituzionali, ma piegano le loro funzioni a interessi personali, di gruppi. Purtroppo gli italiani sembrano seguire un'altra logica: se ha fatto tanto bene i suoi affari, farà bene anche quelli pubblici. E una simile mentalità non c'è legge che basti a combatterla. Impossibile contare le leggi ad castam per proteggere i privilegi della classe politica. E le leggi ad aziendas per tutelare il bottino dei soliti noti imprenditori, anzi prenditori. Antipolitica è dire ce lo chiede l'Europa, ma se poi l'Europa ci chiede la legge anticorruzione, allora l'Europa si faccia i cazzi suoi. Politica è governare, non comandare. Politica è amare e far amare le regole, e perfino le tasse, perché aiutano tutti a vivere meglio. Dopo i 40 anni ciascuno è responsabile della faccia che ha. E anche delle cazzate che spara. Ci sono le leggi ad mafiam, 8 in tutto, una ogni biennio, contando solo quelle definitivamente approvate, a cui ne vanno aggiunte almeno 5 tentate e finora fortunatamente abortite, tutte ispirate al papello di Totò Riina. Antipolitica è rapinare pensionati e lavoratori perché banchieri, miliardari ed evasori corrono più veloce e non si fanno prendere. Antipolitica è promettere tagli alla casta e poi non farli, però Giuliano Amato ci sta lavorando. L'Italia è il paese della controriforma senza riforma e delle restaurazioni senza rivoluzioni. Il paese che, quando ha le idee confuse, fa una commissione, o 2, per confondersele un altro po'. Antipolitica è stare seduti in Parlamento 30-40 anni, pensando che rinnovamento sia cambiare continuamente nome al proprio partito. Io non so se i politici fanno così perché non vogliono cambiare, o non possono cambiare, o non sanno cambiare. Ma mi paiono 3 motivi sufficienti per mandarli tutti a casa. Antipolitica è fare eleggere i propri avvocati e coimputati, se no parlano.
Antipolitica è usare le camere come alternative al carcere, o alla latitanza, o alle comunità di recupero.